Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione vi voglio parlare di come possiamo copiare e incollare uno sketch, oppure come possiamo ruotare e scalare uno sketch che abbiamo appena realizzato, oppure come possiamo anche utilizzare una libreria di sketch presalvati, meglio detta tavolozza di sketch, e come possiamo anche andare a personalizzare questa libreria con dei nuovi sketch che abbiamo creato. Iniziamo subito, ma prima di iniziare vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Come vedete, all'interno di questo mio file ho creato uno sketch che voglio utilizzare per fare delle operazioni di copia e incolla. Per copiare e incollare uno sketch è necessario selezionare lo sketch e fare modifica di definizione proprio per entrare nell'ambiente di sketch. A questo punto si fa un box di selezione in genere per selezionare la geometria che vogliamo copiare e quindi si fa copia, ovvero CTRL C. A questo punto usciamo dallo sketch e se vogliamo incollare questo sketch all'interno dello stesso file possiamo farlo tranquillamente, accendo i piani, però ovviamente dobbiamo creare uno sketch. Ad esempio, se lo vogliamo utilizzare in un'estrusione è sufficiente appunto cliccare su estrusione, scegliere il piano di sketch di questa estrusione, magari ci orientiamo perpendicolarmente a quel piano. A questo punto vado a fare un CTRL V. Noterete che il puntatore del mio mouse è cambiato. È sufficiente a questo punto cliccare con il tasto sinistro e lo sketch che abbiamo copiato ci viene proposto qui dentro, anche se non necessariamente ha un fattore di scala identico e quindi unitario rispetto all'originale. Da questo parametro, nonché maniglia, possiamo andare a gestire il fattore di scala, possiamo portarlo se vogliamo ad 1. Da quest'altra maniglia possiamo andare a ruotare lo sketch dell'angolo che preferiamo, può essere anche un angolo generico. Da quest'altra maniglia possiamo trascinare lo sketch in una posizione che più ci piace e possiamo anche agganciare quel punto da cui lo stiamo trascinando su uno dei riferimenti che abbiamo all'interno dello sketch. Qualora però non vogliamo utilizzare il centro di questa circonferenza come punto di aggancio, con il tasto destro, cliccando qui, possiamo trascinare quella maniglia in un altro punto notevole dello sketch, quindi un vertice piuttosto che un punto medio, piuttosto che un centro. E di nuovo, avendo riposizionato quella maniglia, diventerà il fulcro di tutte le rotazioni, ma diventerà anche un punto di aggancio utile del nostro sketch su dei riferimenti che abbiamo a disposizione. Ovviamente da qui su possiamo anche andare a cambiare con una maggiore precisione i vari parametri che abbiamo modificato, quindi il fattore di scala, piuttosto che l'angolo di rotazione, possiamo portarlo a 30 gradi, piuttosto che la distanza di traslazione rispetto a quello che era la posizione originale, e quindi gli posso dire anche qui, gli posso dare un valore un po' più tondo. Di conseguenza confermo. Questo sketch viene nuovamente riparametrizzato, soprattutto per quanto riguarda le quote che nello sketch originale non erano presenti, in questo caso ad esempio questo valore qui, ma a questo punto, così come definito all'interno di questo sketch, lo possiamo confermare e di conseguenza fare un'estrusione e portarla a termine. Ovviamente, lo stesso sketch che abbiamo copiato precedentemente lo possiamo andare a incollare anche all'interno di un altro file. Quindi scegliamo un altro file, accendiamo nuovamente i piani. Anche in questo caso direi che scelgo un comando di modellazione basato su Sketch, in questo caso prendo la rivoluzione. Scelgo il piano di sketch di questa rivoluzione, come al solito mi oriento per mia comodità su questo piano e a questo punto faccio nuovamente CTRL V. Ancora il cursore cambia, quindi il comportamento è identico a quello che abbiamo visto prima. Clicchiamo in un punto, magari cambiamo il fattore di scala, lo portiamo ad 1, trasciniamo in questa posizione e diamo un valore un po' più accurato a questo parametro, a questa quota. Quindi abbiamo
messo questo sketch all'interno di una rivoluzione, confermiamo l'incollatura di questo sketch, confermiamo lo sketch stesso perché al momento ci va più che bene, dobbiamo definire l'asse di rivoluzione. Una cosa che non vi ho detto, in realtà possiamo definire come asse di rivoluzione anche uno degli assi del sistema di coordinate. A questo punto lo seleziono e appunto sono riuscito a ottenere questa geometria, però preferisco fare una rivoluzione di 180 gradi nel verso opposto, in modo che così riusciamo anche a vedere in maniera un po' più chiara la sezione. Confermo nuovamente. Quindi abbiamo visto che possiamo copiare e incollare uno sketch anche in un altro file, in un altro modello. Nuovamente rientro nello sketch di questa evoluzione, la vado a modificare e vi faccio vedere un'altra funzionalità che non vi ho mai mostrato prima, ma che spesso può essere utile e che però è molto simile all'operazione di copia e incolla che abbiamo fatto, ovvero la possibilità di selezionare lo sketch e dirgli ruota e scala, rotate and resize in inglese. Quindi clicchiamo qui e noterete appunto che abbiamo le stesse possibilità che avevamo nel copiare e incollare uno sketch. Quindi possiamo scalarlo, possiamo ruotarlo, a questo punto lo vado a ruotare esattamente di 45 gradi e direi che lo scalo anche un po', lo posso anche scalare da questa maniglia, però anche qui voglio fare le cose con un minimo di accuratezza, quindi gli dico 1.25. Confermo nuovamente, confermo lo sketch e ovviamente l'effetto della mia rivoluzione è cambiata. Quindi ricordatevi che all'interno dello sketch abbiamo questo ruota e scala che può essere molto comodo. Ora vi mostro la funzionalità della tavolozza di sketch, quindi ritorno all'interno dello sketch, sono tutte funzionalità appunto che gestiamo dall'interno dello sketch e come vedete qui ho questo tasto palette, ovvero tavolozza di sketch. Cliccando qui creo ci fa accedere sia alla tavolozza di sketch di default che in realtà è rappresentata da queste schede, poligoni, profili, forme e stelle, dove appunto troviamo una libreria di forme già disegnate, già salvate, che sono disponibili sostanzialmente a partire dall'installazione di Creo. Poi in realtà adesso qui vedete anche delle cartelle che ho creato io e che ho personalizzato io. Poi vedremo come farlo. A questo punto ritorno su poligoni, prendo ottagono, da qui, dall'anteprima, volendo, lo posso trascinare dentro il mio sketch, lo metto sul medesimo centro dell'altra figura, scalo un po' in modo da renderlo più grande rispetto alla figura precedente e a questo punto chiudo, confermo e confermo di nuovo. E quindi abbiamo visto come importare uno sketch dalla tavolozza. Ultimo passaggio che vi voglio mostrare è come personalizzare la tavolozza di sketch. Innanzitutto è importante sapere che la tavolozza di sketch di default è presente, è sostanzialmente una cartella che è presente all'interno della directory di installazione, ma noi possiamo creare una cartella esterna alla directory di installazione che possiamo far puntare da un'opportuna opzione del Config Pro e utilizzarla come libreria personalizzata dove andremo a salvare appunto i nostri sketch che magari decidiamo di usare più spesso e quindi di salvare in modo appunto da poterne usufruire ogni volta che vogliamo. Questa opzione del Config Pro ve la mostro, la troviamo sotto appunto File, Options, Configuration Editor, è esattamente questa 2D Palette Path che quindi deve puntare a una cartella che possiamo creare noi con il suo percorso esatto. Nel mio caso la cartella si chiama libreria di sketch all'interno della cartella di configurazione, però ovviamente la posizione può essere qualsiasi. Quindi basta definire questo valore all'interno di questa opzione e quindi possiamo poi andare a popolare quella cartella di ulteriori sketch che ci potrebbero essere poi necessari in futuro. Quindi come possiamo andare a salvare degli sketch all'interno di quella
tavolozza, è sufficiente entrare nello sketch dove è presente la figura che ci interessa, facciamo di nuovo modifica definizione e in realtà facciamo una cosa, questo sketch ce lo ruotiamo e trasliamo al centro in questo modo. Lo confermiamo e adesso lo stesso sketch, una volta che è stato un po' accentrato, lo andiamo a salvare, quindi andiamo a fare un salva come, quindi un save as, andiamo a fare un save a copy, quindi un salva copia di questo sketch esattamente dall'interno dello sketch. Quindi save a copy e noterete che io avevo già impostato come direttore di lavoro appunto la libreria di sketch. Qui possiamo anche andare a creare sotto Organize una nuova cartella, New Folder, che chiamiamo libreria Sketch Custom. Ok, e qui andiamo a definire il nome di questo sketch. Ottagono con croce e cerchio. Ok, questo farà sì che adesso se qui annulliamo e andiamo a fare anche un nuovo file, andiamo a fare un'estrusione, scegliamo un piano, a questo punto andiamo sulla tavolozza di sketch, noterete che adesso è comparsa qui una nuova scheda, sappiate che ovviamente è sufficiente cliccare sui vari sketch affinché lui ci mostri l'anteprima. Ok, sappiate che in realtà questi sketch sono salvati in quella cartella, poi lo vedremo come dei file .sec, S e C. A questo punto è sufficiente prendere lo sketch che ci interessa e trascinarlo dentro e poi piazzarlo se vogliamo al centro, scalarlo opportunamente. La finestra della tavolozza di sketch la possiamo chiudere, confermiamo il comando di importazione dello sketch, confermiamo lo sketch stesso e confermiamo anche qui. Ok, vi ho mostrato tutte le funzionalità che appunto era mia intenzione mostrarvi, quindi direi che per il momento ci possiamo salutare e ci rivediamo alla prossima lezione. Un abbraccio a tutti, ciao!